Eccoci qua. Prova, prova, prova. Prova, prova. Microfono va bene. Eccoci qua. Bene, benvenuti a un nuovo video. Oggi fra l'altro ho avuto la brillante idea di mettermi una polo nera, polo, questo in italiano, questa maglietta qui fatta così col colletto, eccetera, si chiama polo, no? Specialmente quando hanno questa, vedete? Non so se si vede. Questa trama, vedete? Quando il tessuto ha questa trama qui, vediamo se riesco a farlo vedere. Vedete? Si chiama di piqué. Questa trama qui particolare, di solito è tipica delle polo, però la polo nera, se voi avete un gatto, lo sapete, specialmente un gatto col pelo bianco, è sempre tutta piena di pelucchi, quindi non è il massimo per fare i video. Però vabbè ragazzi, oh, qui non siamo mica a Hollywood, qui siamo, questi sono video casalinghi, video caserecci, come diciamo noi, caserecci, quindi accontentatevi, oggi va così. Allora, ma eh, oggi sono già partito lungo, quindi già partiamo male, perché questo doveva essere in teoria un video di 10 minuti nella mia testa, però sapete che io non sono proprio capace. L'altro giorno ho fatto un video, quel video che ho fatto sul caffè, in cui vi facevo vedere che mi si è rotta la macchinetta, allora ci facevamo il caffè con la moka. Quella lì in teoria doveva essere uno short, perché mi è capitata questa cosa, ho detto dai facciamo uno short che lo faccio vedere ai ragazzi. Però poi dopo quando l'ho editato è venuto 15 minuti, 15 minuti. Allora ho dovuto arrendermi, ho detto vabbè, 15 minuti che faccio, cosa taglio qui? Allora l'ho trasformato in un video lungo e lo potete vedere se non l'avete già visto. E quindi in teoria questo di oggi dovrebbe essere un video breve, nella mia testa questo dovrebbe essere un video di 10 minuti per farvi vedere un problema tipico in cui mi imbatto spesso, di cui mi parlate spesso, però non vi garantisco niente perché magari va a finire di 25 minuti come al solito. Però iniziamo, prima iniziamo e prima finiamo. Quindi ragazze e ragazzi, benvenuti o bentornati su Italiano Immersivo. Se non mi conoscete, io sono Manuel e questo è il canale dove impari l'italiano in modo naturale immergendoti nella lingua. E nel video di oggi di cosa parliamo? Parliamo di un problema che tantissimi di voi mi hanno presentato ed è un problema in realtà che anch'io mi trovo ad avere quando imparo le lingue, che è il fatto di dire sempre non ho tempo. Vorrei imparare l'inglese, vorrei imparare lo spagnolo, vorrei imparare il tedesco, mille lingue, ma non ho tempo. Vorrei imparare meglio l'italiano, ma non ho tempo. Oppure ma ho poco tempo. Questo è un problema che tantissimi di noi hanno, specialmente se siamo persone magari molto impegnate, se abbiamo un lavoro che ci tiene impegnati tanto durante il giorno, se abbiamo magari dei figli, se abbiamo una famiglia, se abbiamo come nella vita moderna tutti noi tantissime, mille cose da fare, ma fra l'altro anche se siamo magari in pensione, anche se siamo magari nonni, al giorno d'oggi non è più come una volta, perché oggi i nonni si sa che devono lavorare 4 volte rispetto a quello che lavoravano quando erano più giovani, perché, no, ci sono i figli, ci sono i nipoti, no, ci son tante cose da fare a qualsiasi età. Quindi oggi il problema di non avere tempo purtroppo è diventato una cosa universale che non conosce età. E quindi come si affronta? Perché si può affrontare questo problema? Assolutamente sì. Mi sono trovato io personalmente ad averlo e quindi voglio condividere con voi quelli che sono i miei pensieri su questo tema, di modo da potervi magari dare qualche spunto utile che vi può aiutare a trovare più tempo e un tempo migliore per imparare il vostro italiano. La prima cosa che io ragazzi ho capito su questo tema, è che in realtà non l'ho capita subito, mi ci è voluto tanto per capirla, perché anch'io per tanti anni comunque ho provato, ho fatto tante cose, ho fatto tanti errori e adesso sono arrivato a una consapevolezza su tante cose che però mi ci è voluto un po' per arrivarci. Quindi quelle che vi dico adesso comunque non è che siano sacre verità, cioè sono le mie esperienze, prendetele un po' per quello che sono, magari su alcune cose potrete ritrovarvi, potranno risuonare anche con la vostra esperienza, su altre no, magari poi parliamone insieme anche nei commenti, ecco, se avete voglia, se avete tempo, così fate anche un po' di pratica di italiano. Ma dicevo, la prima cosa che ho capito è che, quando noi diciamo: "Non ho tempo", in realtà è una percezione totalmente soggettiva, nel senso che se noi ci pensiamo in realtà non è vero. Noi abbiamo tutto il tempo a disposizione, tutto il nostro tempo è qui per noi. Quando diciamo non ho tempo, in realtà stiamo dicendo
Non ho tempo per fare cosa? Stiamo noi selezionando le cose per cui abbiamo tempo e infatti per qualcosa a cui teniamo veramente, il tempo lo troviamo sempre, sempre, perché se devo andare a trovare la mia ragazza di cui sono innamorato, il tempo lo trovo sempre. Se magari mi chiama un amico, non ho tanta voglia di uscire, purtroppo guarda devo lavorare, non ho tempo, no? Quindi il tempo è tutto nostro. Cosa sto dicendo con questa cosa? Sto dicendo che se voi davvero volete imparare l'italiano, la prima cosa da fare è essere sinceri con voi stessi, mettervi lì e dire a voi stessi: "Ma io lo voglio davvero imparare l'italiano, sì o no? Qual è la mia motivazione? Voglio davvero farlo?" Se voi stabilite con voi stessi che volete davvero farlo e che ci tenete davvero, allora dovete essere sinceri e reali con voi stessi, tenere fede al vostro impegno e dire: "Okay, se ci tengo davvero il tempo lo trovo." Sembra una banalità, ma non è una banalità, è la prima cosa, il primo passo questo. Capire che il tempo in realtà è tutto nostro e se quella cosa la vogliamo fare davvero, dobbiamo essere in grado di ritagliarci il tempo necessario e siccome il tempo è limitato, ritagliarci il tempo necessario per una cosa vuol dire necessariamente sempre selezionare, rinunciare a qualcos'altro, perché il tempo non è illimitato, non possiamo fare tutto e quindi se dico io voglio davvero imparare l'italiano e devo ricavare quella mezz'ora al giorno, dovrò rinunciare a Netflix, dovrò rinunciare alla partita di pallone con gli amici, dovrò rinunciare ad accompagnare la moglie a fare shopping. Oddio, quello purtroppo è una grande rinuncia che so ragazzi che farete una fatica enorme, ma provateci a rinunciare. Ma se sì, ma se vuoi impararlo, lo spazio, il tempo lo trovi. Un'altra cosa ragazzi che ho imparato con il tempo, e questa mi è stata utilissima su tantissime cose, anche proprio nel mondo del lavoro, per organizzarmi su tante cose nella vita, che quando io voglio fare qualcosa non solo devo trovare il tempo, quindi stabilire: "Okay, io devo trovare mezz'ora", diciamo, o quello che è, tutti i giorni, ma una cosa che mi è stata tantissimo d'aiuto è utilizzare quella tecnica che in inglese chiamano il time blocking, cioè praticamente, creare degli slot di tempo, creare degli spazi fissi e quasi sacri, irrinunciabili, dove te dici: "Io tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 17:30 imparo l'italiano. Punto." Quell'orario lì è bloccato, è un blocco di tempo sacro e irrinunciabile. Quindi voi chiudete la porta, dite a tutti che voi quella mezz'ora non ci siete e fate tutti i giorni quella cosa lì, proprio come se fosse un blocco di tempo. Cascasse il mondo, modo di dire in italiano, cascasse il mondo, quindi qualsiasi cosa dovesse ovviamente nei limiti del possibile, qualsiasi cosa dovesse succedere, quel tempo è un tempo dedicato. Perché questo è importante? È importante perché il meccanismo per cui noi non riusciamo mai poi a fare le cose è sempre che quando arriva il momento che noi dobbiamo imparare l'italiano e c'è la telefonata e c'è la moglie che ti chiede un piacere e c'è quell'amico che ti telefona e c'è quello show che hai acceso la televisione e t'è comparso e ti sei fermato a c'è sempre qualcosa che poi si mette, no, di traverso, che ti mette, come diciamo noi in italiano, i bastoni fra le ruote. Mettere i bastoni fra le ruote vuol dire, no, mettersi di traverso, mettersi in mezzo a qualcosa per rovinarlo. E quindi ragazzi è fondamentale che voi non solo stabiliate il tempo, ma che lo blocchiate e che siate molto seri e precisi su questa cosa. A me ha aiutato tantissimo, non solo nella lingua, ma anche proprio nel lavoro. Io tutti i miei task principali che ho nel lavoro, li identifico, no? Quali sono le cose principali, quali sono le cose urgenti, quali sono le cose magari importanti per me, che spesso sono importanti per me, sono diverse dalle cose importanti per i miei clienti. E quindi le cose che sono veramente importanti per me, che sono quelle che magari mandano avanti il mio progetto, mandano avanti il mio lavoro, eccetera, io quelle le blocco sempre con il time blocking, perché chiunque di voi, specialmente chi lavora in proprio, chi fa il freelance, chi fa attività dove gestisce magari dei clienti, eccetera, avrete anche voi sperimentato che, tu arrivi alla fine della giornata che hai fatto tutte le cose urgenti o importanti per gli altri
e arrivi a sera che non hai fatto le cose che erano importanti invece per te, prioritarie per te. Io questa cosa ho combattuto per anni contro questo problema e poi l'ho risolto totalmente con questo trucco, chiamiamolo così, del time blocking. Cioè io le cose importanti per me le blocco e cascasse il mondo io le faccio. Io arrivo sempre a sera che quello che era importante per me l'ho fatto. Il resto, se c'è tempo lo faccio, se no lo farò domani. Può sembrare egoistico, ma è giusto così. Si va avanti in questo modo, altrimenti non si va avanti, altrimenti si è sempre a rincorrere e non si è mai progettuali. Questo funziona benissimo anche nell'apprendimento delle lingue. Io lo uso tantissimo anche nell'apprendimento delle lingue, proprio perché se io stabilisco che imparare una nuova lingua è importante per me, io mi isolo quella mezz'ora che mi serve e la blocco durante la giornata, così sono sicuro che a sera io quella cosa l'ho fatta. Altra cosa, questa è una cosa importantissima che davvero, se ce ne fosse una sola che dovessi dire dalla mia esperienza che mi ha cambiato veramente negli anni, è stato capire questa cosa ragazzi. Allora, non contate sulla motivazione, okay? Io ho passato anni a pensare che per riuscire ad avere successo nelle cose in cui volevo avere successo, avrei dovuto tenere alta la mia motivazione, coltivare la motivazione, no, quindi essere sempre motivato, tenere una motivazione sempre alta, ma purtroppo non funziona così, perché la nostra mente non funziona in questo modo. Io mi sono reso conto che la motivazione, o almeno parlo per me, poi magari non siamo tutti così, però io personalmente mi accorgo che la motivazione va un po' a onde, va e viene. Ci sono momenti che ho la motivazione altissima e momenti che la motivazione cala e sei, come dire, no, in un atteggiamento, in un mood, no, in un modo di percepire le cose che non è più così entusiastico. All'inizio sei tutto carico, vuoi partire, vuoi fare, sei super motivato, sei motivato a 1000, come diciamo, e dopo però subentra un po' la routine, subentra anche un po' la noia, eccetera, no, le cose iniziano a diventare difficili e la motivazione cala. Poi va un po' a onde, va e viene la motivazione e quindi non è una cosa affidabile, non puoi affidarti su una cosa che non è costante, che va e viene. E allora qual è stato anche qui il trucchetto, diciamo? È stato: okay, va bene, la motivazione deve esserci, perché la motivazione è quella che ci spinge a fare le cose, è quella che ci spinge a partire, no, è quella che ci spinge a dire: "Okay, questa cosa la devo fare", e poi che fra l'altro la motivazione è quella che ci diciamo, quella che diciamo a noi stessi, tante volte è anche una giustificazione che diamo a noi stessi razionalmente, poi le motivazioni, quelle vere, quelle intime, quelle profonde, sono spesso anche inconsce, perché poi c'è anche questo aspetto di cui tener conto, ma non è questo il momento di parlare, non di questa cosa. Quello che vi voglio dire è che appunto la motivazione è incostante e il trucco che noi dobbiamo adottare, quello che per me ha funzionato tantissimo, è non contare appunto sulla motivazione, ma contare su routine, cioè quindi su piccoli gesti quotidiani che diventano fissi, quindi abitudini. Le routine sono le abitudini in italiano, che ci facilitano il compito. Cioè, io nella giornata, se voglio raggiungere un determinato obiettivo, non dico mi devo alzare al mattino super motivato, perché se sono motivato ce la farò. Funziona la prima settimana, okay? Dopo inizia a funzionare sempre meno. E allora io cosa devo fare? Io devo alzarmi al mattino e avere creato tutta una serie di abitudini che mi portano a raggiungere quel risultato con facilità. Cioè devo andare a creare un ambiente che remi a favore e non che remi contro quello che io voglio fare. È una metafora, no, in italiano remare a favore oppure remare contro, vuol dire appunto come su un'imbarcazione, no, quando io sono su una barca, prendo in mano i remi e remo per muovermi nel mare, come metafora, remare a favore vuol dire remare nella direzione in cui devo andare, remare contro vuol dire al contrario. Quindi se io voglio imparare l'italiano, quello che devo fare è cercare di costruire una routine quotidiana, una serie di abitudini che rendano questo compito il più facile possibile, cioè che rendano più facile farlo
che non farlo. Attenzione, perché davvero questa cosa fa in modo che non serva neanche la fatica, perché noi spesso pensiamo che per raggiungere un obiettivo importante si debba fare fatica, no, perché la fatica è bella, la fatica è giusta, la fatica è nobile, no, quindi più fatica faccio, più c'è orgoglio nel risultato. No, cioè sì, ma non necessariamente, nel senso che se io sono intelligente, se riesco a costruirmi le routine giuste, tante volte poi il risultato lo raggiungo proprio, come diciamo in italiano, liscio come l'olio. Cioè io davvero, negli ultimi anni in cui comunque sono maturato, sono un uomo, non son più un ragazzino, riesco a fare le cose molto in modo molto più efficace, in modo molto più veloce e con molto più successo rispetto a quando ero più giovane, dove andavo a cercare appunto la motivazione e tutte queste cose, ma non avevo ancora capito appunto tante di queste cose, non mi ero ancora costruito i miei sistemi, i miei metodi, le mie routine. Ci sono arrivato col tempo, sbagliando, facendo tutte le mie prove, un po' come tutti noi, no? E quindi è anche un piacere adesso cercare di condividere queste cose con voi, perché se magari qualcuno di voi è più giovane di me, non deve passare attraverso tutti gli errori che ho fatto io. Ascoltate quello che vi dico, provate a capire se è vero o se non è vero, provatelo su di voi, se ci arrivate prima di me, meglio ancora, io sono contento. E creare delle abitudini positive vuol dire, da un lato creare dei gesti che diventano quasi automatici, perché il concetto stesso di abitudine è qualcosa che non ti costa fatica perché ti viene naturale, non ci devi pensare. Tutte le mattine tu ti alzi e fai dei gesti quotidiani che sono andare al bagno, lavarti, scendere, fare colazione, uscire di casa, sono tutte cose naturali a cui non pensi razionalmente, perché sono abitudini. Un gesto ripetuto un numero sufficiente di volte diventa un'abitudine, una cosa che tu fai in automatico, non ci pensi più. E quindi dobbiamo inserire delle cose che diventino automatiche in modo che le possiate fare con facilità senza pensarci. L'altra cosa, sempre legata a questa, è quella di cercare il più possibile di togliere, come dire, togliere la frizione. La frizione vuol dire qualcosa, no, qualcosa che fa frizione è qualcosa che ci fa far fatica a fare una cosa, no? Quindi ad esempio se io mi sono imposto al mattino, dopo colazione, di leggere 2 pagine di italiano tutti i giorni, se io prima di tutto instauro l'abitudine, cioè inizio il giorno 1 lo faccio, il giorno 2 lo faccio per un mese, dopo un mese questa cosa è diventata un'abitudine, cioè io dopo colazione mi viene naturale andare a cercare le 2 pagine da leggere. Però attenzione, togliere la frizione cosa vuol dire? Vuol dire che se io dopo fatta colazione devo andare a cercare il libro chissà dove perché non so dove l'ho lasciato, non so che libro andare a prendere, magari ho fretta, non ho voglia, lo dico: "Dai, lo farò domani, adesso non ho tempo". Se invece io alla sera metto già lì il libro sul tavolo col segnalibro sulla pagina giusta, quando io sarò al tavolo a fare colazione, dopo aver finito di far colazione, avrò già lì il libro in parte, sarà facile, perché ho instaurato l'abitudine e perché ho eliminato la frizione. Cioè mi basta fare così, prendo il mio libro, lo apro, ho già il segnalibro e inizio a leggere. Ho facilitato questa cosa e quindi mi risulterà molto più facile farla. Sarà molto più facile farla che non farla. Qui è il segreto. Poi quando noi parliamo di impostare delle routine e diciamo ho poco tempo, perché a volte effettivamente è vero, anch'io ho la giornata sempre super impegnata, a volte mi costa fatica trovare il tempo e quasi mi sento in colpa perché ho tante cose da fare, dico ok, la lingua è una cosa a cui tengo, però non è la priorità della giornata, no? E allora anche qui un trucchetto, cos'è che cerco di fare? Cerco appunto di impostare delle routine, ma soprattutto dove posso, cercare di non dover utilizzare del tempo extra, ma di riutilizzare tramite queste routine il tempo che già io utilizzavo, per fare altre cose e utilizzarlo per imparare, nel mio caso ad esempio lo spagnolo, quello che sto imparando, nel vostro caso l'italiano. Mi spiego meglio con un esempio, perché questo, è meglio con un esempio per riuscire a capirlo. Ad esempio, potete impostare il telefono in italiano, o le vostre app in italiano, i software che utilizzate, se li utilizzate sul lavoro, i social network, no, utilizzate Facebook, Instagram, non so, quello che utilizzate, mettetelo in italiano.
Cioè quel tempo lì voi già lo dedicavate magari a controllare i social, a controllare le email, a utilizzare un software che vi serve, no, ehm, e però lo state facendo in italiano. All'inizio vi costerà fatica, perché all'inizio sarà un fastidio perché non vi trovate bene naturali come con la vostra lingua madre, però e questo è capitato anche a me, più di una volta, dopo passa 1 mese, 2, 3, non ve ne accorgete neanche più. Non vi accorgete neanche più che non lo state utilizzando nella vostra lingua, ma lo state utilizzando in italiano. E lì è il momento in cui, è diventato efficace, no, siete quasi diventati madrelingua in quel contesto lì. Ad esempio, tu tutti i giorni ti dedichi 15 minuti a leggere le notizie sul quotidiano o su internet, eccetera, okay, fallo, ma fallo in italiano. Non devi ricavare 15 minuti nuovi dalla tua giornata, sono sempre quei 15 minuti lì, ma non lo fai più in inglese o in spagnolo, in portoghese, o nella tua lingua, lo fai in italiano. Chiaro che all'inizio sarà difficile, è chiaro sì, perché stai imparando la lingua, farai fatica, ed è lì però che devi continuare, devi insistere, e poi arriverà il momento in cui diventerà facile e lì sarà una soddisfazione enorme, enorme, perché quando una cosa è difficile all'inizio, io mi ricordo quando cercavo di guardare i film in inglese all'inizio, il nervoso che mi veniva quando capivo una parola su 10, e poi magari quando guardavo su YouTube capivo tutto, quando guardavo un film non capivo niente e ti veniva quella tentazione di dire: "Dai basta per oggi sono stufo, mettiamolo in italiano che voglio godermelo questo film, no, voglio capirlo." E lì dicevo: "No, no, vado avanti in inglese, anche se non capisco, vado avanti perché proprio se non capisco a maggior ragione ho bisogno di questo esercizio." Ebbene, è arrivato il momento, passato non vi dico passati 15 giorni, perché ci vuole tempo, ci vuole pazienza, ma passato 1 anno, io anche i film riuscivo a capirli bene, non benissimo al 100% a dire il vero, perché l'inglese è un po' particolare. Ho preso un esempio che essendo una lingua non fonetica, a livello di grammatica è molto facile l'inglese, ma a livello di pronuncia per uno straniero è molto difficile, proprio perché non a differenza dell'italiano che è una lingua fonetica, che quindi si parla come si scrive, si pronuncia come si scrive, ehm, semplificando, no, per farvi capire cosa intendo. In inglese no. Però, chiusa parentesi, ecco adesso non dilunghiamoci su cose che non c'entrano. Dicevo, che poi in realtà non c'entrano mica tanto, perché anzi, questo mi dà l'occasione di ricordarvi un'altra cosa molto importante e che può essere il prossimo punto. Io appunto quando cercavo di imparare film in inglese, non è che mi guardavo 4 ore di film al giorno, no, perché dicevo così in 15 giorni imparo l'inglese. L'ho fatta questa cosa per più di 1 anno, magari 20, 30 minuti al giorno. Ricordo che c'era ad esempio il periodo in cui guardavo Friends, guardavo tutte le puntate, erano 10 stagioni e tutte le puntate dalla prima all'ultima le ho guardate anche più di una volta, però 20, 30 minuti al giorno che era la durata di una puntata, no, e l'ho fatto per mesi e per più di 1 anno alla fine. E quindi qual è il punto, il prossimo punto? È che conta la costanza molto più che la come si dice, la sfuriata, no, in italiano, la s fare una sfuriata del momento, no, c'è un detto molto bello che diciamo: "Un fuoco di paglia", non dovete fare un fuoco di paglia. Cos'è un fuoco di paglia? È quando voi accendete il fuoco utilizzando la paglia, è un materiale che brucia subito, fa una vampata e però brucia velocissimamente e finisce. Un grande fuoco che dura poco. Invece è molto meglio un fuoco stabile e costante che dura nel tempo. 20 minuti al giorno di italiano per 1 anno, per 2 anni, per 5 anni, perché sono questi i tempi di imparare una lingua, non sono qui a raccontarvi le fesserie, no, impara l'italiano in 6 mesi. No, sono stupidaggini. In 6 mesi sì, puoi diventare un B1, se ti impegni anche 2 o 3 ore al giorno puoi diventare un B1 in italiano in 6 mesi, per carità. Però se vuoi davvero padroneggiare la lingua bene, bene, con tutte le sue sfumature, eccetera, ci vogliono anni, anni, non mesi. La costanza è proprio questo: poco però prolungato nel tempo. C'è il detto in italiano: "La goccia scava la roccia". Quando voi andate, no, sulle scogliere al mare, vedete tutti questi sassi erosi, no, bucherellati dall'azione, dall'erosione dell'acqua.
è una cosa che è durata millenni, millenni o centinaia di migliaia di anni o milioni di anni addirittura, no, la goccia scava la roccia. Non è mai successo che un'alluvione improvvisa avesse scavato la roccia allo stesso modo, no, perché è l'azione piccola ma costante per tanto, tanto tempo senza mai mollare che produce poi alla fine i risultati. E questo, ragazzi, mi fa dire un'altra cosa importante: serve la pazienza. Serve la pazienza, ma sembra una banalità, ma non lo è, perché noi ormai siamo abituati in un mondo che corre veloce, eccetera, che vogliamo tutto subito e siamo tutti così, mi ci metto anch'io. Purtroppo non abbiamo più la pazienza di dire: "Okay, i risultati richiedono tempo e mi devo mettere lì." Vogliamo tutto subito. Ma la pazienza è fondamentale, perché siccome imparare una lingua non è una cosa che la si fa in 3 mesi, in 6 mesi, ma ci vogliono anni, e noi se io ti dico: "Guarda, a imparare l'italiano, okay, lo imparerai bene, ma ci metterai 5 anni." Tu ti demoralizzi, perché dici: "Cavolo, però 5 anni sono tanti, mamma mia, 5 anni." Se pensi adesso a 5 anni, ti passa la voglia di farlo. Però vedetela così ragazzi, c'è un'esperienza che è un'esperienza comune, io penso che tutti noi abbiamo fatto questa esperienza nella vita, specialmente quelli di noi magari che hanno un po' più anni, che, tu ti guardi indietro, no, all'inizio pensi una cosa che sarà fra 5 anni, ti sembra lontanissima nel tempo. Poi quando ci sei passato, quando quei 5 anni, quei 10 anni son passati, ti guardi indietro e dici: "Cavolo, ma sono già passati 5 anni, sono già passati 10 anni, incredibile come passa il tempo", no, ed è così, il tempo passa, che siano 3, che siano 5, che sono 10, arriva quel momento. Quindi te fai le cose, ti metti lì con costanza, con pazienza, senza voler strafare, instaurando le tue routine, quindi non contando sulla motivazione, ma contando sull'andare avanti quasi in modo inconscio, no, quasi senza accorgertene. A un certo punto ti guardi indietro e dici a te stesso: "Cavolo, sono già 5 anni che imparo l'italiano? Cavolo, davvero lo so, ho imparato l'italiano, ma guarda un po', so parlare italiano bene, perché sono già 5 anni che lo sto facendo, quasi non me ne sono reso conto." E lì avete messo in pratica, no, tutti i consigli per arrivare al successo. Se invece voi fate come quelli che partono: "Voglio strafare, sì, l'italiano me lo imparerò 6 ore al giorno, no 6 ore, 8 ore al giorno, perché voglio impararlo in 3 mesi, farò vedere a tutti come sono bravo." Ecco, quello lì vai a vedere dopo 6 mesi sono già 3 mesi che non sta più imparando l'italiano, perché vuoi far tutto subito, poi ti stufi, poi ti stanchi, no, e molli lì. Insomma, molli vuol dire lasci perdere. Perché altrimenti è brutto da dire, però 10 anni passeranno lo stesso, sia che tu li abbia usati bene, sia che tu li abbia usati male. E se li hai usati male, fra 10 anni sarai solo più scontento, dirai: "Cavolo, son già passati 10 anni, però l'italiano non l'ho imparato, perché non ho fatto le cose che avrei dovuto fare." Gli anni passano che noi lo vogliamo, che noi non lo vogliamo, quindi l'importante è usarli bene. E l'ultima cosa che vi voglio dire ragazzi, questa è una cosa importante, è che non serve più tempo, serve l'intenzione. Cosa vuol dire serve l'intenzione? Vuol dire che io spesso sento le persone lamentarsi: "Ah, io non posso, ma perché sono impegnato. Ah, io però ho il lavoro. Ah, io ho la famiglia, io ho 2 figli, ho 3 figli, ho qui, ho lì." No, tutti sembrano voler accampare scuse, magari più con se stessi che con gli altri, perché vorrebbero fare qualcosa e non riescono. In realtà, dire che serve intenzione vuol dire è un po' lo stesso concetto che dicevo all'inizio, no, che dobbiamo essere onesti con noi stessi e dire: "Okay, lo voglio davvero", perché la verità è che io ho visto persone fare cose incredibili senza avere le condizioni ottimali. Voi non dovete aspettare le condizioni ottimali di avere il tempo, di non avere gli impegni, di non avere la famiglia a cui guardare. Certo che se uno magari non ha ancora la famiglia o lavora part-time, non a tempo pieno, ha più tempo di voi, sarà più facilitato, ma non necessariamente riuscirà, perché io ho visto tantissime persone avere tutte le condizioni migliori e non saperle sfruttare, e ho visto persone avere condizioni oggettivamente pessime, ma avere un'intenzione, avere una volontà e sfruttarle al pieno e riuscire veramente in quello che facevano. Io ragazzi vengo da una famiglia normale, quindi né povera né ricca,
e ho sempre dovuto un po' metterci del mio. La mia famiglia mi ha dato tutto quello che poteva, mi ha dato tanto, ma io fin da giovane ho sempre dovuto e voluto, anche per orgoglio mio, metterci del mio, metterci l'impegno mio. Non ero, come si dice in italiano, un figlio di papà, no, che cioè i figli di quelle famiglie benestanti, no, altoborghesi, che hanno tutto un po' spianato. Però, io ci ho messo del mio, andavo ad esempio a lavorare per pagarmi l'università, ho iniziato a lavorare già prima dell'università, andavo a fare qualche lavoretto già all'ultimo anno delle superiori. E cosa voglio dire con questo? Voglio dire che mi sono sempre costruito tutto, ho sempre ottenuto tutto quello che volevo, mettendoci un po' di volontà, un po' di energia, quindi non dicendo: "Ah no, però i miei amici per loro è più facile studiare perché non devono lavorare." No, la situazione è questa: se voglio studiare, ho bisogno di lavorare perché devo pagarmi i libri, eccetera, voglio ottenerlo, basta, lo faccio. E sono riuscito sempre a fare tutto quello che volevo mettendoci un po' di volontà e un po' di energia. Quindi non aspettate le condizioni ottimali, perché se aspettate le condizioni ottimali non fate più niente, perché le condizioni ottimali sono rare da trovare. Se avete la "fortuna" fra virgolette, di essere figli di papà, magari avete delle agevolazioni, ma che poi fra parentesi in realtà poi, ehm, quelle agevolazioni spesso si ritorcono contro di loro, perché poi diventi un rammollito, perché se sei lì che riesci a fare le cose solo quando hai le condizioni migliori, nella vita poi nel 90% dei casi non è così. Tu devi essere in grado di fare le cose anche quando le condizioni non sono ottimali, quando sono subottimali, cioè diciamo un po' sotto l'ottimale, ma anche quando fanno oggettivamente schifo. Io personalmente ho molto più gusto, molta più soddisfazione ad avere successo quando devo agire in un ambiente che oggettivamente, è difficile, rispetto a quando devo farlo che è tutto bello, tutto comodo, tutto comodino, tutto spianato, no, così sono capaci tutti. Però quando la situazione è difficile e oggettivamente devi metterci tanto del tuo perché hai tante difficoltà, sono quelle che poi ti danno anche la soddisfazione, nel riuscire a fare le cose e essere orgogliosi di voi stessi. Quindi ragazzi, mettete insieme tutti questi mattoncini, tutti questi tasselli che ho voluto darvi oggi, che questo è un video, adesso non so quanto uscirà a lungo questo video, no, 15, 20 minuti soliti credo, ma è un concentrato questo, è un concentrato di, si può dire 20 anni di esperienza e 20 anni di errori. Io sono arrivato adesso ad avere questa visione, ma ci sono arrivato in 20 anni, quindi se davvero riesco a trasmettere a voi, specialmente a quelli più giovani di voi, qualcosa, anche solo un decimo di quello che vi ho detto oggi, è già, come diciamo in italiano, è già tanta roba, è già tanta roba, vuol dire è già, un ottimo successo, proprio perché so il percorso, so, no, come dire, il tempo e la fatica che c'è voluta per arrivare a questa consapevolezza, ehm ed è anche il motivo per cui oggi avendo tutta questa comunicazione, avendo internet, avendo YouTube, avendo la possibilità di interagire con tante persone, io sono in Italia, sono italiano, voi magari mi state guardando dagli Stati Uniti, dal Brasile, da non è che ne so, dal Giappone, no, 100 anni fa sarebbe stato impossibile questa cosa. Io vi sto trasmettendo la mia esperienza, e questo è il mondo ragazzi della comunicazione, che ha tante cose negative, ma anche tante cose positive. Quindi dai, oggi questo video, che poi è uscito anche un po' così, un po' essendo che poi io ho l'abitudine, vedete, di parlare sempre un po' a braccio, perché ho sempre la mia traccia in mente, però poi vado a un braccio, poi magari mi allungo, cerco di evitarlo, ma non sempre ci riesco. Però vedete che è anche un bene tante volte, no? Perché è un po' come fare una chiacchierata. Quindi ragazzi spero che questa chiacchierata appunto vi sia piaciuta, fatemelo sapere nei commenti, perché fra l'altro commentare, aiuta voi a migliorare l'italiano, ma aiuta tantissimo anche me, aiuta il canale a crescere, perché anche l'algoritmo di YouTube, se vede che c'è una bella interazione, capisce che i video vi piacciono e li fa vedere sempre a più persone e io riesco ad aiutare più persone possibile, ecco. Quindi ragazzi, grazie di tutto e alla prossima. Ciao.